Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affronteremo un argomento super discusso nel settore unghie, ovvero il perché il gel brucia in lampada. Ti sarà sicuramente capitato di sentire la sensazione di bruciore all'interno della lampada mentre il gel polimerizzava e sicuramente ti sarai chiesta il perché. Innanzitutto voglio rassicurarti che è una cosa normalissima e assolutamente non dannosa per le tue unghie naturali. Fatta questa premessa, voglio anche dirti che cambia a seconda di diversi fattori, quindi può essere molto soggettivo in base alla lamina ungueale e addirittura può cambiare anche a seconda della temperatura dell'ambiente, quindi sarà molto più accentuato in estate e molto meno in inverno. In chimica esistono diversi stati degli elementi, possono essere liquidi, gelatinosi, solidi e così via. Guardiamo quelli che possono interessare a noi. Quelli liquidi si presentano sotto forma di molecole semplici, quindi abbiamo questi elementi che hanno tante molecole ma tutte separate tra di loro. Quindi queste sono molecole semplici e sono sotto forma di liquido. Possiamo fare un esempio nel nostro caso nel settore di ricostruzione unghie, per esempio il monomero. Il monomero è un elemento chimico liquido e è formato solamente da molecole semplici. Questo cosa vuol dire? Che se io vado a rovesciare il monomero scenderà velocemente e si verserà. Questo perché? Perché le molecole non sono attaccate l'una all'altra e quindi appena viene rovesciato il monomero scendono giù velocemente e appunto si versa. Un altro esempio di un elemento che possiamo trovare in chimica è formato da sempre molecole semplici, però qualcuna attaccata, qualcuna no, quindi vedete vanno a formare alla fine delle catene finite. Quindi sono catene formate da molecole ma di un determinato numero. Questo tipo di elemento qua in chimica l'abbiamo sotto forma di gelatina, quindi è gelatinoso. Per esempio nel nostro caso sempre di ricostruzione unghie è il gel, quindi il nostro gel in chimica è formato da questo tipo di molecole e prende il nome di oligomero. Questo è proprio il termine chimico. Un altro esempio di elemento chimico che possiamo trovare è così formato da tantissime molecole, addirittura di un numero infinito di molecole, tutte completamente legate tra di loro e così via. Quindi sono catene infinite. Sarà un elemento solido. Se è solido può essere per esempio il nostro gel polimerizzato. Quindi il gel appena uscito dalla lampada, per intenderci. Tant'è che il nome chimico di questo elemento è polimero. Quindi da qui possiamo vedere che quello che succede dentro la lampada
è semplicemente il passaggio da oligomero a polimero. Questo è quello che succede dentro la lampada. Quindi noi mettiamo il gel sulle unghie che è gelatinoso. Quindi cosa succede? Succede che quando noi mettiamo il gel, se capovolgiamo l'unghia, inizia a scivolare, a scendere, non velocemente come il monomero che è liquido e va tutto giù, ma inizia a scendere molto più lentamente perché qualche molecola è attaccata, qualcuna no, scenderà piano piano, ma ci metterà sicuramente molto più tempo del monomero. Quindi noi infiliamo la mano che abbiamo una sostanza gelatinosa e quando andiamo a togliere la mano dalla lampada abbiamo una sostanza che sarà diventata solida. Quindi se voi andate poi a capovolgere la vostra mano, quel gel non scivolerà più perché sarà completamente solido, perché tutte queste molecole si sono aggrappate fortemente in una catena unica e infinita. Quindi questo ci serve alla base per capire perché poi si sprigiona la sensazione di calore. Pensate a tutto questo lavoro che devono fare le molecole nel giro di un solo minuto, perché solitamente le lampade vanno a polimerizzare il gel in un minuto. In un minuto tutte le molecole devono andare a trovare una compagna libera per aggrapparsi e per creare questa catena infinita. Quindi cosa succede? Quando devono cercare la compagna libera per aggrapparsi e passare da questo a questo, vanno a strofinarsi l'una con l'altra e vanno a creare questa sensazione di calore. Quindi noi andiamo a sentire il calore in lampada semplicemente perché le molecole devono correre per trovare la molecola libera per potersi aggrappare e diventare solida nel giro di 1-2 minuti al massimo. Quindi devono fare un lavoro difficile in pochissimo tempo. Quindi sono le molecole che vanno a sprigionare il calore. Questo calore che noi sentiamo prende il nome di reazione esotermica. Allora, perché a volte sentiamo il calore e a volte no? Diciamo che questo lavoro, questo passaggio da oligomero a polimero viene fatto sempre, perché altrimenti non possiamo avere poi il gel completamente solidificato una volta tolta la mano dalla lampada. Ci sono però dei momenti dove noi questo calore riusciamo ad attenuarlo e non lo percepiamo particolarmente, per esempio in inverno, perché la superficie della nostra lamina è più fredda e quindi va a compensare questo calore che arriva. Oppure per esempio quando abbiamo una lamina molto spessa, quindi ci sono delle persone che hanno una lamina molto più piena di strati di cheratina. Ovviamente avendo molti più strati vanno ad attenuare molto l'arrivo di questo calore senza farcelo percepire particolarmente. Inoltre questo calore può essere percepito molto di più se abbiamo delle unghie traumatizzate, quindi se abbiamo preso un urto con una determinata unghia oppure se abbiamo subito un danno per esempio da rimozione e quindi abbiamo una lamina molto più sottile con meno strati al di sopra. Quindi è normale se c'è chi lo percepisce più o meno, chi non lo percepisce per niente, e è molto soggettivo e addirittura, come vi dicevo, varia anche a seconda della temperatura dell'ambiente, perché appunto ovviamente in estate che la temperatura dell'ambiente è molto più calda, la superficie della nostra lamina è molto più calda, più con l'arrivo di questo calore sprigionato dalla reazione esotermica ovviamente viene percepito maggiormente.
Perché sentiamo questo calore? Semplicemente perché al di sotto della nostra lamina, sul nostro letto ungueale, scorrono dei nervi, quindi arrivano proprio delle terminazioni nervose fino alla fine della falange, quindi proprio fino al di sotto dell'unghia, quindi è normalissimo se andiamo a percepire questa sensazione. Se avete fatto caso, la reazione esotermica la andiamo a percepire, se viene appunto percepita, solamente nei primi secondi di polimerizzazione. Perché? Perché i primi secondi sono quelli dove si attiva appunto il movimento delle molecole per andare a cercare la compagna molecola libera e quindi si vanno a attivare tutte le molecole. Pian piano che le molecole trovano la compagna e si agganciano, ovviamente si stabilizzano, si fermano, quindi non si muovono più e non vanno più a creare calore. Quindi lo sentiamo all'inizio solamente perché si vanno a muovere tutte insieme e poi mano a mano che rimangono sempre meno in movimento, ovviamente anche la sensazione di calore andrà via sparendo. Dopo averti spiegato tutte queste cose sulla reazione esotermica, voglio anche dirti che puoi tranquillamente togliere la mano dalla lampada non appena senti iniziare il bruciore. Questo non danneggerà la durata del gel, quindi non interromperà la polimerizzazione, ma anzi la corretta polimerizzazione continuerà a riprendere non appena rimetterai la mano all'interno della lampada. Unica accortezza quando andrai a togliere la mano dalla lampada, mi raccomando, non agitarla, ma tienila sempre dritta, perché se il gel non è ancora solidificato bene, agitandola potresti andarlo a muovere e quindi a modificare un po' la struttura che avevi inizialmente creato con il pennello. Quindi puoi togliere tranquillamente, mano dritta, aspetti i secondi che il bruciore sia passato e la vai ad inserire in lampada. Spero che questo video ti sia stato utile e soprattutto che ti abbia chiarito tantissimi dubbi. Mi raccomando, metti like e continua a seguire questo canale per altri contenuti professionali sulla ricostruzione unghie. Ci vediamo nel prossimo video.